Benvenuti, cari spettatori di Segreti Turchi, nel nostro rifugio dove i sentimenti accendono i riflettori più delle luci di scena. Prima di tuffarci in questa vicenda che sta incendiando il web, vi ricordiamo di iscrivervi al canale, attivare la campanella e, se desiderate sostenere ancora di più la nostra famiglia, cliccare sul pulsante iscriviti. Il vostro appoggio ci permette ogni giorno di portarvi retroscena, racconti inediti e dettagli che nessun altro vi svela. In un clima fitto di supposizioni, mezze frasi e un silenzio quasi rituale, Barbakhtas ha compiuto un gesto che nessuno si aspettava, un'azione semplice, eppure dirompente, perché intrisa di memoria e cuore. Ha reso pubblico un album di ricordi che fino a ieri pareva custodito in una stanza inviolabile. Non foto qualunque, non scatti casuali pescati dal fondo di un telefono, ma pagine di una storia vissuta senza freni, frammenti che parlano di un noi, con una forza che nessuna intervista saprebbe restituire. L'uscita è arrivata senza preavviso, come se un impulso irrefrenabile avesse scardinato ogni regola di riservatezza. Sugli schermi dei follower è comparso un avviso, accompagnato da una frase che ha fatto trattenere il respiro. Per capirmi oggi, devo lasciare che il cuore ricordi ieri. In un istante si è aperta una porta, e da quella porta è entrato un fiume di emozioni che ha travolto tutti. Le immagini, scelte con una cura quasi musicale, componevano una sinfonia di intimità. Una passeggiata con l'ombrello condiviso mentre la pioggia pareva accordarsi ai loro passi, sguardi complici durante una cena in un posto senza pretese, un autoscatto improvvisato in pigiama, fra lenzuola spiegazzate e la semplicità di chi non ha bisogno di filtri. Un attacco di risa in cucina, farina tra le dita e una luce calda a sciogliere ogni difesa. Niente pose studiate, nessun eccesso. Solo atmosfere, respiri, il battito costante di qualcosa che forse non è più, ma che attraverso quelle foto sembrava miracolosamente vivo. A far esplodere i commenti è stata la frase accanto a uno degli scatti più discussi: non ogni addio chiude per sempre, a volte è un respiro trattenuto. In meno di un'ora il post ha superato il 1.000.000 di like, e la sezione dei commenti si è trasformata in una platea inquieta, un coro di domande, ipotesi, desideri non detti. C'era chi leggeva in quel gesto un saluto definitivo, intriso di nostalgia, chi lo interpretava come un invito sottinteso a ricucire ciò che si era strappato, chi, invece, vi scorgeva la confessione a cuore aperto di un dolore che non ha smesso di battere. La tempesta emotiva non si è fermata lì. Poche ore dopo, Bara ha pubblicato una storia con un'altra frase enigmatica: se l'amore si perde nelle svolte, non per questo smette di essere vero. Parole brevi, ma cariche di un'intensità capace di percorrere ogni timeline come un brivido. A quel punto la domanda è diventata inevitabile: perché proprio adesso? Cosa ha spinto un attore da sempre attento a proteggere la sua vita privata a condividere ricordi tanto intimi, in questo momento? Una persona vicina a lui, restando anonima, ha confidato che Bar negli ultimi tempi sembrava più pensieroso, quasi rapito da un dialogo muto con se stesso. Pare che ogni foto sia stata selezionata una per una, come capitoli di un romanzo scritto a 4 mani, e che ogni immagine dovesse rappresentare una piega diversa di una storia amata con tutta l'anima. E mentre i fan passavano al setaccio ogni dettaglio in cerca di un significato nascosto, anche la cerchia di amici dell'attore ha iniziato a lasciare tracce, cuori spezzati, clessidre, parole misurate come «il vento cambia» e «ciò che è autentico trova la strada». Un coro discreto, quasi un sostegno velato verso un sentimento che, forse, non si è mai addormentato davvero. Tra tutte, una foto ha scatenato una vera ondata virale. Una camminata sulla spiaggia al tramonto, entrambi scalzi, le mani intrecciate, il sole che scivolava dietro l'orizzonte come una promessa sussurrata. Sotto, una didascalia che ha trafitto: ci promettemmo di restare memoria, anche se il tempo ci sbiadirà. In un attimo quel ricordo è diventato un simbolo condiviso, una storia collettiva nella quale migliaia di persone hanno riconosciuto la propria nostalgia, rileggendola come se fosse anche la loro. I programmi televisivi non hanno atteso. Opinionisti, conduttori e gli esperti di cuore hanno scandagliato ogni gesto, ogni ombra, ogni scelta. In un talk seguitissimo,
Una psicologa ha sottolineato come i social siano divenuti un diario pubblico. Chi vive sotto i riflettori, quando apre una fessura del suo mondo interno, crea un ponte diretto con chi guarda. E oggi Bara ha aperto una finestra, lasciando che l'aria entrasse. Sembrava che il confine fra intimo e spettacolo si fosse assottigliato fino a sparire. Il culmine emotivo è arrivato con un breve video in bianco e nero, Bar che cammina piano su un vicolo acciottolato, mentre una pioggerellina si frantuma sulle pietre come lacrime tenute troppo a lungo. Nessuna voce, nessuna musica invadente. Solo il rumore dell'acqua e una frase alla fine: ci sono verità che non si pronunciano, si attraversano. La reazione di lei? Silenzio. Un silenzio pieno, assoluto, quasi devoto. Nessun like, nessuna storia, nessuna dichiarazione. Yamur Yuxel ha scelto la pausa come risposta. E proprio quel vuoto ha moltiplicato le domande. Un'amica di Yamur, incalzata da un sito di pettegolezzi, si è lasciata sfuggire un commento ambiguo: ha visto tutto. Non posso aggiungere altro. Tanto è bastato per far ripartire il carosello delle teorie. Si sta preparando a dire la sua? Condividerà anche lei un frammento di memoria? Oppure quel silenzio è la frase più eloquente che si possa pronunciare quando le parole non sanno dove posarsi? Intanto tra i fan tornavano a suonare parole dette in tempi non sospetti. In un'intervista di qualche mese fa, Yamur aveva confidato: se un giorno le nostre strade dovessero separarsi, vorrei che accadesse con rispetto. Quello che abbiamo vissuto merita di essere custodito senza rabbia. Oggi quella frase suona quasi come una profezia, una mappa gentile per attraversare un mare agitato senza farsi inghiottire. Dal canto suo, Bara ha chiuso il suo breve ritorno con un'ultima frase sospesa. Forse il destino ci porterà altrove, ma nessuno potrà dire che non ho teso la mano. Poi, di nuovo silenzio. Pausa. Addio. O il passo incerto verso un inizio che non sa ancora come chiamarsi. C'è chi giura di aver visto negli occhi di lui una serenità nuova, la calma di chi ha finalmente dato un nome a quello che prova. C'è chi, invece, intravede il coraggio di ammettere che certe storie, anche quando finiscono, continuano a volare sotto pelle. Dietro le quinte, i movimenti si moltiplicano. Qualcuno racconta che vecchi amici comuni avrebbero ripreso a sentirsi con maggiore frequenza, scambiando messaggi innocui solo in apparenza. Altri narrano che la famiglia di lui, pur discreta, avrebbe reagito con parole rassicuranti, invitando Bara a pensare alla propria pace interiore, mentre chi conosce bene Yamur descrive la sua scelta di tacere come un modo di proteggere ciò che è stato, mai come un atto di freddezza. Nel frattempo, ogni gesto pubblicato da entrambi viene esaminato come una traccia, una canzone nelle storie, una foto di un libro aperto, la ripresa di un luogo frequentato insieme. Il mondo osserva e attende. C'è un dettaglio che molti hanno notato nelle immagini: l'assenza di trofei, tappeti rossi, palcoscenici. Solo vita. Un maglione infilato al contrario in una mattina di fretta, una pianta in vaso spostata vicino alla finestra per cercare più luce, un cappuccino con la schiuma disegnata male e la risata che segue, un biglietto a mano con un cuoricino disegnato al margine. Segni minimi di una felicità che non ha bisogno di applausi, perché vive nei piccoli inciampi che ricordano a chi guarda che la celebrità non cancella la voglia di sentirsi semplicemente a casa. Eppure, quell'album non è soltanto un gesto rivolto all'esterno. È anche una dichiarazione di responsabilità verso se stessi, riconoscere che un sentimento ha lasciato tracce indelebili e che quelle tracce meritano di essere attraversate con lucidità. Perfino le didascalie, se lette una dopo l'altra, sembrano costruire una trama segreta. Ci siamo scelti, ci siamo persi nel rumore, ci stiamo ascoltando di nuovo. Nessuna missione plateale, ma un filo sottile che unisce una foto all'altra, come se lo stesso racconto volesse dirsi senza gridare. Nel dibattito pubblico si è inserito anche chi, con tatto, ha ricordato quanto sia facile proiettare i propri desideri sulle vite altrui. Un commentatore ha scritto: forse la loro storia non ha bisogno della nostra trama. Forse ci stanno solo mostrando che l'amore, quando esiste, continua a respirare anche quando si ferma.
Parole che hanno raccolto consensi, come se per un attimo il pubblico avesse trovato il ritmo dell'attesa, lasciando spazio al tempo perché faccia il suo mestiere. Intanto, i media hanno scandagliato passato e presente per rileggere ogni pagina con occhi nuovi. Interviste vecchie di anni sono tornate a circolare, frasi una volta trascurate oggi brillano con un'intensità diversa. Un gesto di lei immortalato dopo un evento, il modo in cui lo guardava quando pensava che nessuno li stesse osservando, la risata di lui che si spegneva per ascoltare la sua. Segmenti brevi, eppure tanto eloquenti. È incredibile come l'attenzione, quando si posa su dettagli piccoli, riesca a cambiare il loro peso. Né doppie conferme, né smentite. Solo la sensazione di una porta socchiusa. C'è chi teme l'illusione e chi la rincorre a perdifiato. C'è chi preferisce la dignità di un epilogo pulito e chi sogna il colpo di scena. Ma, in fondo, forse questo non è il momento delle risposte, bensì quello dei significati. Comprendere che cosa rimane quando le luci si abbassano, e che cosa si sceglie di illuminare con i pochi riflessi che restano. La verità è che quell'album, per quanto personale, ha avuto la forza di far sentire meno soli migliaia di cuori. Molti hanno scritto in privato a lui e a lei. Ho vissuto la stessa pausa, anch'io ho capito troppo tardi, grazie per aver messo immagini a ciò che non sapevo dire. È il paradosso della celebrità. Quando un volto famoso si lascia attraversare dalla fragilità, apre un varco dove tutti riconoscono la propria. E allora il racconto non appartiene più soltanto a chi lo ha postato, diventa un luogo comune, un molo dove approdare con le proprie maree. Che cosa accadrà adesso? Nessuno lo sa. Ma c'è una quiete nuova in questo silenzio, una forma di rispetto che sa di premura. Forse Bare e Yamur stanno semplicemente imparando una lingua diversa per dirsi le stesse cose. Forse hanno capito che certe distanze non sono muri, ma sentieri che riportano allo stesso punto, quando ci si prende il tempo di percorrerli. O, forse, hanno scelto di trasformare una stagione in un bagaglio da portare con cura, senza farne un peso. E così restiamo qui, a guardare le loro strade da lontano, senza pretendere di guidarle. Se c'è una lezione in tutto questo, è che la memoria non è solo un riparo, è anche una scommessa. Chi pubblica un ricordo mette in conto la possibilità di ferirsi, ma anche quella di guarire. E se guarire significa onorare ciò che è stato, allora quell'album, quelle frasi, quel video sotto la pioggia non sono un addio gridato. Sono il modo più delicato di dire che il sentimento, in qualunque forma, ha ancora dignità. E voi, amici di Segreti Turchi, come leggete il gesto di Barbaktas? Un richiamo struggente alla nostalgia o la scelta consapevole di chiudere un capitolo che non poteva più contenere tutto ciò che era diventato? Pensate che tra lui e Yamur Yüksel ci sia ancora spazio per un incontro, per una parola nuova, per un passo fatto insieme, magari in silenzio? Ditecelo nei commenti. Le vostre teorie sono il cuore pulsante della nostra comunità. Non dimenticate di mettere like, iscrivervi al canale e sostenere Segreti Turchi cliccando sul pulsante iscriviti. Alla prossima storia, sempre qui, dove i battiti delle celebrità si sentono più forte del rumore del mondo.